Ciao, vediamo insieme come realizzare un oggetto astratto con Illustrator. Ci può essere utile come oggetto protagonista di una grafica personalizzata oppure come decorazione, quindi come elemento laterale all'interno di una grafica già compiuta. La prima cosa da fare è fissare una serie di palette colori che noi possiamo tranquillamente realizzare con dei riquadri come questi, quindi andiamo a selezionare lo strumento a rettangolo anche con angoli arrotondati, dopodiché con rettangolo selezionato andiamo a fare un doppio clic sulla tavolozza dei colori e andiamo ad associare un colore di riferimento. Poi con la combinazione di tasti Alt e clic del mouse, oppure semplicemente lo selezioniamo, andiamo sul menu modifica copia e di nuovo modifica incolla, lo duplichiamo, apriamo di nuovo la tavolozza dei colori e andiamo ad associare un nuovo colore e così via per tutti gli altri. Una volta creata la nostra palette livelli, racchiudiamo i riquadri dei colori all'interno di un unico livello in modo da poterli gestire separatamente rispetto agli altri oggetti e quindi agli altri elementi che comporranno la nostra grafica. Ora andiamo a selezionare lo strumento linea dalla palette strumenti, facciamo un clic sull'area vuota, in questo caso sono settati come unità di misura i millimetri, potremo passare tranquillamente al pixel cliccando su annulla, ci spostiamo nella parte grigia dell'area di lavoro, facciamo un clic sul tasto destro, mostra righelli, poi di nuovo un clic col tasto destro sui righelli appena attivati e facciamo di nuovo un clic su pixel, settata quindi la giusta unità di misura, magari più conforme in questo caso al nostro lavoro, torniamo sullo strumento segmento linea, facciamo un clic nell'area di lavoro, andiamo a settare la lunghezza, va benissimo 100 pixel e naturalmente l'angolazione. Dobbiamo lavorare su una linea dritta, quindi va benissimo 0 gradi. Non riempiamo la linea perché lavoreremo sulla traccia. Ora la linea è chiaramente vuota, andiamo dalla palette strumenti nella parte bassa ad attivare soltanto il colore di traccia, dopodiché apriamo il pannellino sfumatura che possiamo aprire se lo abbiamo già creato in anteprima da qui oppure dal menu finestra sfumatura. Andiamo quindi ad associare una sfumatura, quindi un gradiente a questo segmento linea solo alla traccia di questa linea. Possiamo aprire il pannello sfumatura, andiamo ad associare una sfumatura potendo partire per esempio da una già esistente e poi andandola a personalizzare attraverso la gestione dei marker che determina appunto il gradiente. Andiamo quindi spostandoli verso il basso, trascinandoli verso il basso ad eliminare alcuni dei marker, dopodiché selezioniamo per esempio il primo marker, ci spostiamo qui in basso, poco più in basso dove c'è il selettore colore, lo attiviamo e andiamo ad associare uno dei colori della nostra palette. Torniamo sul gradiente della sfumatura che stiamo creando, selezioniamo il secondo marker e con il selettore attivato andiamo ad associare un secondo colore e così via con gli altri colori. Una cosa da fare però, sempre mantenendo selezionata la linea, è spostarci nel pannello dinamico che si trova nella parte alta, dove possiamo andare a modificare lo spessore della traccia, portiamo a 5 punti, in modo che sia leggermente più visibile. Poi aprendo il pannellino traccia, che possiamo aprire anche cliccando sul nome del pannello da qui, andiamo a parametrare le estremità della nostra linea come arrotondate, in questo modo. Ora andiamo ad applicare un primo effetto a questa linea dal menu effetto, distorce e trasforma, zig zag. Attiviamo la modalità anteprima dal pannellino delle opzioni, andiamo a lasciare questi parametri di default, 10 pixel di dimensione dell'effetto zig zag che agiscono sull'intera area associata all'elemento, lasciamo che i punti siano arrotondati, in questo modo avremo zig zag morbido. Chiaramente aumentando la dimensione aumenteremo l'altezza, in questo caso del nostro valore zig zag, aumentando invece i rilievi è come se aumentassimo il numero di colline tra virgolette, quindi di punte che compongono il zig zag. Diamo l'ok. Ora torniamo di nuovo sul menu effetto, distorce e trasforma e dal pannellino opzione dell'effetto trasforma lasciamo tutto di default tranne l'angolo, che andiamo a dare un angolo di 30 gradi, attiviamo la modalità anteprima e chiaramente andiamo a fare 5 copie. Quindi che succede? Che l'elemento originale con zig zag, quindi la nostra linea con effetto zig zag, la andiamo a replicare per 5 volte attraverso un angolo di 30 gradi. Ottenendo questo risultato diamo l'ok. Ora con questo piccolo oggetto selezionato facciamo un clic, selezioniamo il pulsante Alt da tastiera e con il clic del mouse andiamo a fare una copia. L'oggetto originale lo selezioniamo e lo trasciniamo appena fuori dall'area di lavoro, l'oggetto copiato lo selezioniamo e lo trasciniamo sempre fuori dall'area di lavoro ma sul lato opposto. Qui dobbiamo andarlo a ridimensionare facendolo molto più grande rispetto all'oggetto originale, quindi lo manteniamo selezionato, apriamo lo strumento ridimensionamento dalla parete degli strumenti, attiviamo la modalità anteprima e in modo uniforme andiamo a ridimensionare in eccesso l'oggetto copiato. Clicchiamo su ok. Ora andiamo a selezionare entrambi gli oggetti con lo strumento selezione, poi andiamo sul menu oggetto, fusione, crea e di nuovo oggetto,
fusione, opzione di fusione. Qui chiaramente dovremo dare come modalità di fusione tra i due oggetti i passaggi specificati per un valore di 200. Attiviamo la modalità anteprima ed ecco il nostro risultato che sta per compiersi. Clicchiamo su OK. Ora, se non siamo convinti dei colori associati, possiamo aprire il pannellino livelli dove è contenuta la fusione che vediamo qui. Apriamo quindi il gruppo di livelli della fusione e se selezioniamo la prima linea selezioneremo la figura accoppiata più grande, se selezioniamo la seconda linea selezioneremo la linea più piccola che ha originato il tutto, da cui è partito il nostro lavoro. Ognuna di questi due chiaramente ha la sua palette colore, come possiamo vedere dalla palette degli strumenti sul valore traccia. Andiamo a selezionare quindi la prima linea, apriamo il pannello sfumatura, andiamo a selezionare il primo marker e col contagocce gli andiamo ad attribuire per esempio un altro colore, per esempio arancione in questo caso. Se volessimo cambiare anche il verde faremo quindi lo stesso tipo di lavoro. Essendoci già un rosso, magari quello finale lo andiamo ad associare a un altro colore che magari, se non ci convince, facciamo un doppio clic sul marker, si aprirà il sottopannellino con la quadricromia dei colori, perché in questo caso stiamo lavorando in quadricromia, ma potremo tranquillamente lavorare anche in RGB. Avremo una disponibilità di colori visivamente più limitata per via del profilo colore, ma l'importante è poter agire e personalizzare i colori come facciamo in questo caso. Per ottenere un effetto abbastanza efficace, diversifichiamo i colori in modo da renderli particolarmente diversi tra loro, ma comunque che abbiano una sorta di continuità visiva. Possiamo anche andare a spostare le aree di azione, quindi il raggio d'azione dei singoli marker tra il primo e il secondo, tra il secondo e il terzo, in modo da enfatizzare la presenza di un colore rispetto agli altri. Poi possiamo andare a modificare anche i colori della prima linea, quella più piccola, andiamo a selezionarla quindi dal pannello livelli, apriamo il pannellino sfumature e anche qui possiamo andare a selezionare il marker e poi con il selettore colore andare ad associare un nuovo colore. Quando siamo convinti del nostro lavoro possiamo andare eventualmente a selezionare l'oggetto che abbiamo appena creato e trascinarlo nella parte superiore dell'area di lavoro. Torniamo nella parte inferiore, quindi l'area di lavoro, andiamo a selezionare lo strumento penna e andiamo a disegnare un tracciato sul quale poi sovrascrivere il nostro oggetto, questo che abbiamo creato, che adesso vediamo, come dire, lineare da sinistra verso destra, ma che prenderà la direzione del tracciato che stiamo per andare a disegnare. Possiamo disegnarlo con lo strumento penna, appunto, oppure con un pennarello. Quando abbiamo tracciato i nostri punti, clicchiamo su invio, poi con lo strumento selezione diretta o scorciatoia da tastiera A possiamo andare a perfezionare i vari punti di ancoraggio che compongono il tracciato appena disegnato, in modo da renderlo più omogeneo, soprattutto nelle curvature. Quindi selezioniamo il tracciato appena disegnato, poi con il pulsante premuto Shift da tastiera o maiuscoletto andiamo a selezionare anche l'oggetto creato in precedenza. Andiamo quindi sul menu Oggetto, Fusione e in questo caso clicchiamo su Sostituisci dorso ed ecco qua il nostro oggetto ha preso la direzione del tracciato che abbiamo disegnato. Se avessimo disegnato un tracciato con una direzione opposta, magari non zigzagato ma dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso, questo oggetto avrebbe preso quindi di conseguenza quella direzione specifica. Ora possiamo andare a perfezionare il nostro oggetto magari selezionando con la selezione diretta o scorciatoia da tastiera A la punta di questo oggetto e attraverso le maniglie di ancoraggio andare a restringere la punta in questo modo e magari raddrizzarla girando, ruotando leggermente la linea in questo modo. La stessa cosa possiamo fare selezionando per esempio i singoli punti di ancoraggio, andandone a modificare, non so, la direzione o il raggio di curvatura, oppure la parte finale, andando anche qui a lavorare per esempio sulla curvatura, sulla lunghezza. Insomma, come vedete, le soluzioni creative per poter personalizzare l'oggetto appena creato sono davvero tante. Andiamo a selezionare con lo strumento selezione o V da tastiera il nostro oggetto, lo trasciniamo più verso il centro e lo andiamo a ridimensionare in modo da farlo rientrare nella nostra area di lavoro.
Oppure potremmo ridimensionare l'area di lavoro, quindi il quadro, facendolo diventare grande come l'oggetto. Facciamo finta che dobbiamo ridimensionare soltanto il nostro oggetto e farlo rientrare nell'area di lavoro. Una volta selezionato, abbiamo due opzioni. Con la combinazione di tasti Shift e clic del mouse, in questo modo, andiamo a ridimensionarlo in modo proporzionale. Oppure, selezionato il nostro oggetto, andiamo ad aprire dal pannello strumenti lo strumento ridimensionamento ed andiamo ad applicare quindi un ridimensionamento inferiore in modo proporzionale. Facciamo doppio clic e apriamo il relativo pannello in opzioni. Qui chiaramente parte da un valore di 100, lasciando tutto così come è impostato possiamo andare a diminuire questo valore e, attivando la modalità anteprima, vedere live il risultato mentre il ridimensionamento in difetto è in atto. Facciamo un clic all'esterno in modo da deselezionare il tutto. Se volessimo esportare questo oggetto e magari importarlo in una nostra grafica personalizzata per utilizzarlo come meglio crediamo, facciamo un clic, ora lo selezioniamo e poi tasto destro esportiamo la selezione e qui possiamo decidere se esportarla come PDF vettoriale, in questo caso chiaramente, aprendo questo menu a tendina che si trova sulla parte in basso a destra, oppure scegliere un formato SVG che può essere considerato il vettoriale per il web, se questo file è destinato a un utilizzo per il web, quindi sulle pagine web magari di un sito, oppure può essere usato ad esempio su Photoshop con il formato PNG per supportare la trasparenza sui vari sfondi, oppure il semplice formato JPEG, in quel caso manterrebbe uno sfondo bianco associato di default dal programma per via del suo formato. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video! Cause I've been living life right like I could just die